Andiamo sul browser principale, nella pagina del livello di gioco, andiamo su Windows e apriamo Quixel Bridge. Ora qui non lo vedete perché la tendina va fuori inquadratura. Possiamo poi andare qui nella tendina laterale a sinistra, andare ad aprire MetaUmani, poter personalizzarli o al momento, giusto per provare, prendere anche un metaumano di default che ci dà il gioco, quindi andare su preset. Nel caso voleste costruirvi un vostro metaumano, quindi crearne di differenti, sulla mia pagina YouTube c'è un tutorial dedicato appunto come creare metaumani e come portarli in gioco. Cliccate su questa iconcina verde e lo scarichiamo. Ci metterà un po' di tempo, ci vediamo tra un pochino. Una volta scaricato il nostro personaggio, possiamo vederlo qui dalla spuntina verde, possiamo andare qui nella casellina blu e cliccare in modo da importarlo nel nostro progetto. Se avete più personaggi da importare, importatene prima uno e una volta che ha finito di importarlo, importate gli altri in modo che faccia uno scanning degli asset già esistenti e li possa sovrascrivere correttamente. Torniamo quindi al nostro content browser, possiamo chiudere la nostra cartella Bridge, andiamo sulla nostra cartella content e all'interno troviamo la nostra cartella MetaHumans. Io vi consiglio di lasciarla qui all'interno della cartella All, in modo che se dobbiamo aggiungere altri metaumani e fare la scansione appunto per sovrascrivere gli asset, abbiamo appunto già la cartella qui pronta e non dobbiamo poi stare a spostarla, che creerebbe problemi. Quindi io vi consiglio di lasciarla in questa zona qua. Possiamo aprire la nostra cartella MetaHumans, andare a cercare il nostro personaggio, aprirlo, vi chiederà di aggiungere tutti i consensi e li abilitiamo. Una volta abilitati i consensi possiamo riavviare il progetto in modo che si attivi effettivamente tutta la parte legata ai metaumani. Una volta riavviato il progetto possiamo tornare nella nostra cartella MetaHumans, riaprire il nostro personaggio Red e aprire il nostro blueprint Red. Adesso possiamo andare nella viewport e vedere il nostro personaggio. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a sistemare il LOD, quindi apriamo la tendina qui a destra, ci apriamo la tendina anche a sinistra, andiamo in fondo a cercare LOD Sync e andiamo a forzare il LOD da -1 a 1 in modo che i nostri dettagli, capelli, barba, ciglia eccetera eccetera possano essere visibili anche da lontano. Chiudiamo il nostro blueprint Red, ne creiamo una copia così non andiamo a toccare il nostro originale che potrebbe sempre servirci in futuro, quindi duplichiamo, lo chiamiamo My Character e adesso lo possiamo spostare all'interno della nostra cartella Game Folder Blueprint Characters Heroes. Poi potete aggiustarlo ovviamente come meglio credete. Al momento io lo lascio qui solo per prova. Possiamo aprire il nostro blueprint My Characters e lo andiamo a legare al nostro personaggio che contiene il codice, quindi al nostro character logic. Andiamo su character setting e lo imparentiamo con il nostro personaggio principale. Come vedete sono comparsi tutti i dettagli del nostro personaggio principale, quindi ha tutti gli effetti in questo momento un figlio del nostro personaggio con la logica. Andiamo a prendere il nostro body relativo al nostro personaggio metaumano e lo andiamo a legare alla mesh principale. Ok, adesso in questo modo sono legati, possiamo anche cancellare il root. Andiamo a sistemare il nostro personaggio, quindi qui possiamo azzerare tutti i valori e come vedete va a posto con il personaggio base.
ma non ha ancora, come vedete, l'animazione. Adesso procediamo subito. Possiamo intanto occuparci del nostro personaggio base che non deve più vedersi, quindi possiamo andare qui sulla mesh. Vedete che è stato selezionato il personaggio base, lo mettiamo su visible e lo togliamo dalla visibilità. Andiamo sempre nella sezione visible, nella sezione ottimizzazioni, e su visibilità andiamo ad inserire always tick pose and refresh bones, in modo che l'aggiornamento delle ossa sia sempre attivo e non crei problemi di retarget. Compiliamo il progetto e andiamo a sistemare gli eventuali errori. Clicchiamo qui su target e l'errore ci viene dato perché abbiamo cancellato il root. Il nuovo root è diventata la mesh, quindi possiamo prendere la mesh, collegarla e compilare nuovamente e non dovremo più avere errore. Impostiamo anche le nostre variabili, quindi scendiamo giù nella nostra sezione My Blueprint, Live Retarget, Use Live Retarget, la andiamo ad abilitare. Ok, e come vedete inizia già a prendere la posa. Adesso ci occupiamo del tutto dell'animation blueprint, quindi torniamo sulle funzioni, andiamo su Live Target Setup. Questa è la sezione dove sono contenuti tutti i dati relativi al nostro retarget, al nostro animation blueprint. Live Target Setup, e andiamo ad aprire il nostro retarget MetaHuman e veniamo reindirizzati nella cartella appunto relativa agli animation blueprint e retarget relativi ai metaumani. Da qui possiamo creare il nostro retarget che passerà le animazioni dal manichino Unreal Engine 5 al nostro manichino MetaHumans. Quindi possiamo duplicare questo retarget MetaHumans, Unreal Engine 5 a MetaHumans. Salviamo tutto, apriamo il nuovo retarget, lo impostiamo. In questo caso adesso è già impostato su se stesso, come vedete metà umano su metà umano. Andiamo a impostare il nostro manichino UE5. Ok, e li abbiamo entrambi qua sovrapposti. Andiamo anche a controllare lo scheletro del nostro metà umano se è quello corretto, quindi torniamo alla cartella Content Browser, andiamo alla nostra cartella metà umani e apriamo il nostro oggetto principale Red, andiamo su Body. Possiamo cliccare sulla casellina Browse e verremo riportati alla nostra skeletal mesh principale del nostro metaumano. Quindi ci clicchiamo sopra e lo possiamo anche andare a reimpostare qui direttamente. Possiamo andare a sistemare le ossa, quindi Edit Retarget Pose. Come vedete il nostro manichino adesso è spostato un pochino in avanti con le braccia, dobbiamo andare a sistemare le braccia, quindi possiamo andare su Character, Bones, All Hierarchy e adesso andiamo a sistemare le ossa. Possiamo selezionare quindi il braccio del nostro metaumano, ci possiamo aggiustare lateralmente per vedere, possiamo aggiustarle indietro di 10 gradi e lateralmente verso l'alto di altri 10 gradi. Possiamo fare lo stesso con l'altro braccio. E dovremo avere grosso modo una posizione simile. Potete poi ovviamente fare un lavoro un po' più dettagliato di quello che sto facendo io ora, che è comunque ai fini del tutorial. Come potete vedere il personaggio è un po' più basso, nel senso la forma non è del nostro personaggio precisamente perfetta, quindi possiamo ancora andare a modificare questa cosa
andando a cercare gli end goal. Andiamo a selezionare quindi left arm, left right e selezioniamo end goal. Ci ricliamo su blend to source e qui possiamo abbassarlo a piacimento a seconda del vostro personaggio, quindi possiamo anche tirarlo a 0 o tenerlo a 1 nel caso la dimensione del vostro personaggio sia molto simile a quella del manichino base, altrimenti le braccia rimarranno molto poco morbide. Più lo riduciamo, più le braccia saranno morbide nel caso il vostro personaggio sia appunto più basso. In questo caso lo lasciamo 1, poi andremo a fare un test e lo abbassiamo, lo eliminiamo nel caso ci fossero dei problemi. Stesso vale per land air goal. Salviamo e andiamo ad impostare il nostro retarget all'interno dell'animation blueprint. Quindi per richiamarlo possiamo andare di nuovo su il nostro My Character, andare su Live Retarget e qui abbiamo l'Animation Blueprint. Clicchiamo su Browse e ci riporta la cartella dell'Animation Blueprint. Questo qui è il nostro Animation Blueprint. Lo apriamo. Possiamo aprire la cartella Animation Graph. Clicchiamo sul nostro Retarget Pose from Mesh e su Dettagli appunto abbiamo la voce relativa al nostro retarget che andiamo a sostituire con quello che abbiamo appena creato. Torniamo al nostro personaggio My Character e a questo punto possiamo inserire l'animation blueprint corretto. Retarget MetaHuman si chiama così invece che animation blueprint, però insomma quello è l'animation blueprint. Possiamo andare a provare il nostro personaggio. Il primo personaggio che ci viene dato, appunto avendolo sovrascritto al posto di questo personaggio qui, è il nostro metaumano, quindi possiamo selezionare tutti i personaggi che vogliamo e come primo abbiamo il nostro metaumano. Se andiamo nel nostro Start Multiplayer, quindi nel nostro menu multiplayer, anche qui dovremo trovare il nostro metaumano, eccolo qua. Ok, deve un pochino caricare, però insomma ce lo abbiamo. Proviamo se funziona, quindi andiamo a creare una partita. Ed eccolo qua pronto. Possiamo utilizzarlo, dovremo avere anche il rig disponibile e il nostro metaumano è pronto.